There are players who quicken the game, and then there are those who control it. They don't run away faster. They simply make better decisions. They know when to move the ball quickly and when to hold on to it, when to raise the tempo and when to let the team breathe. It's a kind of intelligence that doesn't show up in the statistics. It reveals itself in the result, in the way the match shifts around them without anyone quite being able to explain why. Piedmont understands his patience. It has been shaping it into wine for centuries, waiting for the vineyard to give its best, for time to transform raw material into something no amount of haste could ever produce. Controlling the pace is not a talent. It is a discipline, and there is none harder. E qui è dove siamo noi prima della partita, ognuno ha i suoi riti, qui c'è il mio posto, che ho una responsabilità enorme perché prima di me c'era Cristiano Ronaldo qua. Non parlo tantissimo all'inizio, poi andiamo a fare il riscaldamento, dopo il riscaldamento vengo e parliamo. Qua c'è la fisioterapia, con i nostri fisioterapisti ci prepariamo prima della partita. Cominciamo a darci gli abbracci quelli veri, a guardarci negli occhi. Siamo veramente fortunati, è un privilegio per noi entrare qui e giocare qua. Manuel Locatelli, un centrocampista della Juve, sono nato a Lecco l'8 gennaio 1998. Il calcio lo faccio da quando ho 3 anni, che giocavo all'oratorio. È sicuramente parte del mio cuore e della mia vita. Ho iniziato a giocare a calcio nel Pescate. Mi ha allenato mio papà lì, giocavo con mio fratello, quindi giocavo con quelli di 2 anni più grandi. Poi sono andato all'Atalanta. Quando giocavo all'Atalanta c'era mio papà che si lamentava perché tutti i bambini andavano incontro alla palla. Io ero l'unico che prendeva il suo spazio, guardava, osservava e mio papà diceva a mia mamma ma perché lui non va con gli altri? Sono tutti lì, sono tutti lì. E mia mamma giustamente non rispondeva. L'osservatore va da mio papà e gli dice guarda Manuel ci piace tanto perché lui non è come gli altri bambini che si butta sulla palla dove ci sono tutti, lui riconosce gli spazi, gioca di prima, è già più sveglio degli altri. E mio papà gli diceva a mia mamma vedi te l'avevo detto. Poi dopo sono andato al Milan, ho fatto tutta la trasferta al Milan da 11 anni fino a 19. Dopo sono diventato grande, sono andato a Sassuolo, 3 anni e poi sono venuto alla Juve. Non mi sono goduto magari l'infanzia di altri bambini da un punto di vista di spensieratezza, però ho avuto la fortuna di riuscire a realizzare quello per cui ho lottato tutta la vita, quindi alla fine questo lo vedo come un privilegio sicuramente. Credo che sia importante sposare il luogo dove vai, devi entrare in confidenza con l'ambiente. Torino credo che sia una bellissima città dal punto di vista estetico, molto elegante, molto fine. Siamo alla Reggia di Venaria, è patrimonio dell'UNESCO, è sicuramente una delle regge più belle del Piemonte. Nel tempo libero mi piace cercare di essere un ragazzo normale che va al parco con i bambini, siamo là, giochiamo. Cerco di fare una vita tranquilla, quotidiana come tutte le persone
che si riesce a fare anche abbastanza tranquillamente a Torino e in queste zone. Le persone sono tranquille, non c'è quella cosa del tifoso pesante, anzi ti lasciano stare tranquille. Non è quella cosa stressante magari dove c'è in altri posti. Si mangia benissimo qua. Il vino mi piace tantissimo. Appena sono arrivato sono andato a visitare le Langhe. Abbiamo un super appassionato in spogliatoio che è Perin, che ama il vino in una maniera incredibile. Mi piace tantissimo, qua c'è il Barolo, il Barbaresco. Ho un bellissimo rapporto col vino, è chiaro che non posso berlo tutti i giorni, però quando vado a cena fuori sicuramente un bel calice di rosso me lo faccio. The Italian agri-food sector accounts for 12.2% of the country's total exports. A remarkable figure, and yet most of those behind it are micro and small businesses. Businesses without the budgets of multinationals, without the infrastructure to open offices on the other side of the world, and yet in possession of something no budget can buy. A product the world recognizes, seeks out, and simply cannot get enough of. Il piemontese è preciso e credo che questo sia il motivo per il quale il vino è così buono. Piedmontese wine is one of the jewels in the crown of this system. Barolo, Barbaresco, Barbera, names that need no translation. They walk into a restaurant in Tokyo, New York, or London and speak for themselves. Unione Italiana Vini works to ensure that this presence is never left to chance, bringing Italian wine to international markets through the sector's leading trade fairs, building relationships with global distribution channels, and opening up paths that individual companies could rarely pursue alone. Because a great wine deserves to be discovered, wherever in the world there is someone who can truly appreciate it. Sono legatissimo all'Italia, alla tradizione italiana. Amo il nostro paese veramente tanto. Magari un giorno, chissà, andrò a visitare l'estero, mi innamorerò dell'estero, però adesso non lo so, sicuramente amo l'Italia. Credo che avere dei momenti per pensare ad altro sia fondamentale, perché se uno è troppo focalizzato solamente su una cosa rischia solamente di fare peggio. Invece delle volte pensare ad altro ti rasserena, ti dà un po' di quella leggerezza che serve. Viviamo sempre sotto stress e per noi è fondamentale avere momenti e modi di avere leggerezza. Con i bambini è più semplice perché comunque ti fanno pensare ad altro per forza di cose, impegnano sempre su tutto, giochiamo, ci divertiamo ed è un modo per staccare la testa. Cerco di essere me stesso in ogni occasione. È chiaro che fuori dal campo devi essere sempre disponibile, bisogna cercare di rimanere sempre umili, mentre in campo non ci sono amici, però bisogna sempre rispettare gli altri, rispettare quello che si è. Qui ci sono tutti i capitani della Juventus. È un mio sogno un giorno essere qui. Ho avuto la fortuna di conoscerne tantissimi. Tanti sono miei amici, Giorgio e Leo sono venuti al mio matrimonio, Gigio l'ho conosciuto bene in nazionale, Del Piero è l'idolo di tutti e abbiamo un bel rapporto. E qui c'è Luca che per me è stato una persona d'oro, una persona con cui ho vinto l'Europeo, che è sempre nel mio cuore ed è una persona fantastica. Continuo a pensarlo e a pregare per lui. Essere il capitano è qualcosa di unico. Anche parlarne mi emoziona. Per me è una responsabilità doppia perché sono il capitano e devo dare l'esempio tutti i giorni, nel quotidiano, nella vita normale. È una responsabilità anche nei confronti di mio fratello, della mia famiglia, di mia mamma, mio papà e mia sorella. Quando gioco devo giocare anche per loro e per tutti quelli che tifano la Juve. La domenica della mia famiglia mio papà cerca sempre di venire allo stadio con mio zio, mi seguono ovunque, fanno le macchinate, vengono. E mia mamma che spera che mio papà va allo stadio così può vedere la casa della partita tranquilla, perché se c'è mio papà ci mette troppa agitazione. Avendo 2 bambini ho anche responsabilità nei confronti dei bambini, mia moglie cerca di fargli vedere qualcosa, sicuramente sento il loro sostegno ed è una cosa bella. Una cosa bella quando le cose vanno bene, perché quando le cose vanno male
Non riesco a sentire i miei genitori perché parlerebbero solamente di quello e quindi delle volte non ci parliamo. Se non avessi giocato una volta ho detto che avrei fatto l'investigatore. Mi piacciono i film thriller, i film gialli, quindi magari mi immaginavo di risolvere dei casi. Per fortuna ho fatto il calciatore, mi tengo stretto a quello che sono e do tutto per continuare a farlo. Credo che la gente ami il calcio perché è uno sport che possono praticare tutti. La cosa più bella secondo me è vedere i bambini nelle strade giocare. È uno sport che accomuna perché è uno sport di squadra. Genuino perché poi alla fine si può dire quello che si vuole, ma se si arriva a questi livelli è perché uno se lo merita. A chi arriva il consiglio innanzitutto è di osservare cosa fanno gli altri, con calma, perché non è che il primo giorno che arrivi capisci dove ti trovi. Devi osservare chi c'è qui da più tempo. Io ho avuto degli insegnanti stupendi in questo, cioè ho avuto Chiellino, ho avuto Bonucci. Non solo i giocatori. Tantissime volte mi fanno a parlare con i fisioterapisti, con i magazzinieri, con tutte le persone che conoscono l'ambiente. Ti insegnano tantissimo di cos'è la Juve. Non è un posto dove tu vieni e vivacchi, non puoi vivacchiare qua. Non c'è tempo di allenarti una volta bene, una volta male. Un anno e vai via. Devi dare tutto quello che hai. Il top di quello che c'è è quello che ti richiede questa maglia. Questi sono gli standard per stare alla Juventus. Turin has no need to raise its voice. It speaks through its craft. In the cellar, in the factory, and on the pitch, it acts with the same restraint, the same substance. It carries the quiet certainty that excellence requires no explanation. Some things simply speak for themselves. Like a fine wine, like a great captain. Quando smetterò di giocare in un futuro lontanissimo, mi auguro, spero che la gente dica: guarda, Manuel ha sempre dato il cuore per questa maglia, questa è una cosa che mi piacerebbe venga riconosciuta, è un sogno che ho. Non è facile immaginare cosa poter dire a me piccolino. Ti direi di essere una brava persona e quando fai una cosa devi dare tutto quello che hai, perché la cosa più brutta nel mondo e nel calcio è avere rimpianti, questo è quello che ti direi.